Ciao a tutti e benvenuti a questa recensione su EVE Online, un gioco di ruolo multigiocatore di massa ambientato nello spazio, uscito in esclusiva su PC nel 2003 e sviluppato sin da allora dalla casa videoludica islandese CCP. Prima di incominciare chiedo scusa in anticipo se alcune parti del video saranno censurate in quanto potrebbero fornire informazioni vitali alle persone sbagliate. Vi basta sapere che se qualcuno venisse a conoscenza di dove si trovano buona parte delle mie astronavi o dove vengo rianimato dopo la mia morte, potrebbero letteralmente aspettarmi fuori da casa mia, per non parlare della composizione delle flotte con cui ho viaggiato e soprattutto dove abbiamo viaggiato. Secondo, siccome la community di EVE ha veramente molto tempo a disposizione, hanno fatto diverse parodie o addirittura canzoni su questo gioco, quindi reggetevi forte perché ogni tanto vi dovrete sorbire queste chicche estremamente nerd. In ogni caso, EVE Online è un gioco molto particolare in quanto a differenza di molti altri giochi non fornisce un obiettivo preciso, come per esempio la vittoria in una battaglia in uno sparatutto, ma si tratta di un gioco sandbox, ovvero lascia la completa libertà al giocatore di decidere che cosa fare e come comportarsi nei confronti degli altri giocatori e permettendo quella cosa non proprio banale chiamata storia. Le azioni di tutti i giocatori hanno impatti più o meno evidenti sulla storia e quindi sulle relazioni con gli altri giocatori. Per esempio, la distruzione di una nave industriale che trasporta degli oggetti è non solo un lautobottino per i pirati in carne ed ossa che l'hanno distrutta, ma potrebbe essere un colpo più o meno duro al corriere che lo stava trasportando, in quanto si trattava per esempio di un mercante, o magari sarà un duro colpo all'alleanza che stava aspettando quei rifornimenti per la guerra imminente o in corso. Un'altra delle particolarità di EVE Online è che tutto il gioco è ambientato in un'unica galassia con migliaia di sistemi solari diversi, ma soprattutto tutto il gioco funziona su un unico enorme server. Quindi quando voi leggete 29.000 piloti online, si trovano tutti sullo stesso server, sparpagliati in quell'enorme galassia chiamata come New Eden. Questa galassia ha una propria storia, background, lore o chiamatela come volete, ma per ragioni di spazio in questo video non ne parlerò più di tanto perché principalmente non me ne sono interessato particolarmente. Ma vi basta sapere che recentemente sono comparsi dei nuovi nemici NPC estremamente pericolosi chiamati Drifter, che tengono un po' viva la storia di New Eden. La galassia di New Eden è divisa in 4 grosse zone. La parte centrale della galassia è la zona d'alta sicurezza ed è in mano dei personaggi non giocanti. Viene continuamente sorvegliata dalla polizia, la quale interverrà non appena vedrà dei combattimenti illeciti nelle zone da loro controllate, ed è la zona in cui tutti i giocatori nuovi inizieranno a fare le loro prime esperienze. Questa zona a sua volta è divisa dalle 4 fazioni e razze principali, ovvero l'Impero Amar, che è una teocrazia governata da un'imperatrice, lo Stato Caldari, che è un conglomerato di stati dittatoriali governati da delle megacorporazioni, la Federazione Gallente, che è la prima vera democrazia di New Eden, e infine la Repubblica Minmatar, un popolo tribale una volta schiavo degli Amar. L'anello appena esterno ai sistemi ad alta sicurezza è popolato dai sistemi a bassa sicurezza e non sono altro che delle zone sempre in mano dei giocatori non giocanti, ma dove gli scontri e le imboscate fra i giocatori in carne ed ossa sono all'ordine del giorno a causa della mancanza della polizia in grado di bloccare i criminali, nonostante siano comunque presenti delle piccole torrette automatizzate le quali reggeranno contro ogni atto illecito. In ogni caso, questi sistemi sono numericamente di poco inferiori ai sistemi ad alta sicurezza e sono il parco giochi delle persone che cercano uno scontro o un duello. I sistemi con sicurezza nulla sono i sistemi più numerosi, quasi il doppio degli high e low sec messi assieme, e la quasi totalità di questi sistemi sono completamente gestiti dai giocatori, dove non esiste nessuna legge e possono essere addirittura utilizzati degli equipaggiamenti banditi negli altri sistemi ad alta e bassa sicurezza. Per questa ragione i sistemi in ALSEC sono estremamente pericolosi per i nuovi arrivati e sono da evitare come la peste nelle prime settimane di gioco. Oh merda, quelle bolle mi impediscono di entrare nel warp per poter scappare. No. Porco Giuda.
Maledetti, vi odio! Le battaglie più grandi e sanguinose molto spesso avvengono in questi sistemi a sicurezza nulla, e dovete sperare di non trovarvi nel posto sbagliato al momento sbagliato in mezzo a due fazioni a voi sconosciute o neutrali, per evitare di essere riconosciuto come un nemico, in quanto in quelle zone vale spesso la regola NBSI, ovvero Not Blue, Shoot It. Esistono anche dei sistemi raggiungibili solo tramite esplorazione dei wormhole, in cui sono presenti delle enormi ricchezze, ma sono anche i luoghi più pericolosi che ci siano, in quanto non avete nemmeno idea di chi sia presente nel sistema. Prima di continuare sulle interazioni fra giocatori è meglio parlare del gioco in sé sul comparto grafico e audio, con una veloce occhiata al bilanciamento seguita dalle opportunità offerte da questo gioco. Graficamente parlando, EVE non brilla particolarmente, ma sicuramente è uno dei giochi con i requisiti minimi più bassi che si possono trovare in giro, tanto che è in grado di funzionare su praticamente qualunque portatile, e nonostante tutto possiede un sacco di opzioni in grado di appesantire il gioco e di mettere ogni tanto a dura prova pure la mia MDR9270X, con giochi di luce, ombre, scie dei missili, il riflesso sui materiali metallici e così via. Con le impostazioni praticamente al massimo, EVE è comunque un bel gioco a vedersi. Non brilla particolarmente, ma comunque è un bel gioco a vedersi. Dal punto di vista della colonna sonora, EVE propone diverse musiche ambientali azzeccate, ognuna con un proprio stile, con una propria cadenza, anche a seconda del sistema in cui si è entrati o del sito a cui si sta tentando di accedere. Chiunque sappia che nel vuoto non esistono suoni potrebbe storcere il naso sapendo che anche le esplosioni dei missili fanno rumore, ma sinceramente sarebbe peggio il contrario, visto che comunque si potrà sentire la differenza fra i suoni delle torrette grandi e prendere un po' in giro invece chi usa le torrette medie eppure con un calibro più piccolo fra tutta quella a disposizione. EVE Online è un gioco talmente vasto, complesso e difficile che la stessa community scherza sulla curva di apprendimento necessaria per poter diventare bravi, quindi sappiate che qualunque cosa sentirete in questo video è la versione veloce e approssimata di qualche boccone del riassunto del riepilogo di una delle guide basilari specifiche per un argomento. Prima di qualunque altra cosa ci sono le abilità in gioco. A differenza di molti altri giochi, le abilità del vostro personaggio non si sviluppano giocando, ma con il semplice passare del tempo, anche quando siete offline. Questo ha i suoi pro e i suoi contro. Se da un lato potete tranquillamente dimenticarvi del gioco per una settimana, che tanto le vostre abilità messe in coda aumenteranno di livello come previsto, e quindi giocare vi permette solamente di guadagnare soldi virtuali o migliorare le vostre abilità reali e fare esperienza reale, dall'altra i giocatori più anziani di voi avranno sempre un vantaggio più o meno netto fino a quando anche voi, come loro, non massimizzerete molte delle abilità basilari. Questo significa che un giorno sì, li raggiungerete almeno sulle abilità basilari, ma loro potranno comunque volare con una varietà molto più ampia di navi, che in realtà non è una cosa proprio da poco. In secondo luogo, questo genere di progressione delle abilità farà sembrare questo gioco una enorme tassa. Vuoi utilizzare quella nave speciale? Come minimo per far volare solo il suo scafo, escludendo i moduli necessari per utilizzarla al meglio, devono passare 2 o 3 mesi rispetto a quando ho iniziato a giocare. Sti gran cazzi, e dirà la maggioranza di voi. Sia comunque chiaro che durante la creazione del personaggio sceglierete sì il background e la razza del vostro personaggio, ma nessuna di quelle decisioni influenzerà né l'efficacia né quello che potrete fare o utilizzare in futuro. Passiamo quindi alle navi, le quali sono di ogni forma e dimensione e negli altri giochi di ruolo rappresenterebbero le classi. Ogni nave ha un suo ruolo più o meno specifico, per il combattimento e non solo, a seconda della razza o della fazione alla quale appartiene, e quindi dei bonus e delle sue dimensioni, quindi anche a seconda di quanto sia effettivamente difficile da colpire. Le navi più grandi in assoluto, fra le navi più grandi in assoluto ci sono le capital ships, fra le quali abbiamo le portaerei e i titani.
Quest'ultimi sono davvero le navi più grandi in assoluto e lunghe più di una decina di chilometri, ma sono navi talmente grandi e costose in soldi virtuali che non solo è necessario lo sforzo congiunto di centinaia di giocatori per poterle creare, ma in soldi reali potrebbero venire a costare diverse migliaia di dollari. Per chi fosse curioso su come avvenga la conversione da ISK, valuta virtuale di EVE, in dollari americani reali, vi basta sapere che esistono degli oggetti chiamati Plex, i quali non sono altro che degli abbonamenti da 30 giorni pagati all'origine con soldi reali, ma che poi vengono venduti nel mercato di EVE per della valuta in gioco. Quindi fondamentalmente potete giocare gratuitamente su EVE fintanto che riuscirete a guadagnare diverse centinaia di milioni di ISK al mese per comprarvi un Plex al prezzo attuale di mercato. Nonostante l'estrema varietà di navi e moduli, tutto è bilanciato abbastanza bene, con armi e moduli che hanno sempre i loro lati negativi. Per esempio, le battleships sono navi molto grandi, utilizzano torrette di grosse dimensioni e in grado di infliggere danni incredibili, ma avranno delle grosse difficoltà a seguire e colpire le fregate, le navi da combattimento più piccole, tanto più queste si muovono velocemente o trasversalmente rispetto alla battleship. Questo vuol dire che non necessariamente avere la nave più grande implica avere delle migliori possibilità di vincere un combattimento. Puoi avere le torrette grandi quanto vuoi, ma in EVE, anche se su un piano leggermente differente, vale il detto non uccidere mosche col cannone. Quindi sì, fa molto figo utilizzare la tua nave da 200 milioni nuova di pacca e lunga più di 1 chilometro. Ma se poi non hai le abilità abbastanza alte per combattere i tuoi nemici, o se affronti dei nemici troppo piccoli rispetto alla nave che stai utilizzando, i tuoi cannoni non possono fare nulla. In ogni caso le battleship possono comunque aiutare a distruggere le fregate o addirittura diventare una enorme nave antifregata usando altri moduli che possono rallentare, risucchiare l'energia, risucchiare il capacitor, che è l'equivalente della stamina o dell'energia della nave, insomma, disturbare i sensori dei nemici e molto altro ancora, o addirittura possono davvero distruggere le fregate con dei droni da combattimento dedicati. Vale però la regola che salendo di scala nelle armi aumentano sì i danni, ma diminuisce l'efficacia contro le navi più piccole. Ma cosa pensi di fare con quella battleship? La mia nave è molto più piccola e veloce e... Oh merda. Quindi, scendendo di scala, diminuisce l'efficacia contro le navi più grandi. Quindi alla fine sì, potrei davvero distruggere e resistere alle flotte di fregate usando una battleship, ma la prima nave delle tue stesse dimensioni, con i cannoni fatti apposta per farti a pezzi, ti devasterà. Tutto quanto vi ho appena raccontato va anche unito al fatto che esistono 4 tipologie di danno differenti, 3 livelli di punti ferita suddivisi in scudi, armatura e struttura, delle resistenze diverse a seconda dei moduli delle navi stesse e per ogni strato di difesa, una estrema varietà fra armi che includono torrette proiettili a energia, ibride, lanciamissili con una decina di dimensioni diverse, tutte le tipologie di danni, decine di tipologie diverse di droni e così via. Tutto questo rende il gioco incredibilmente complesso e purtroppo all'apparenza estremamente dispersivo, soprattutto nelle prime ore di gioco, in cui non si sa esattamente che pesci prendere e non si sanno esattamente quali vantaggi, ma soprattutto quali svantaggi ha ogni modulo o arma. Nel caso degli scontri 1 contro 1 nei piccoli combattimenti ci sono dei moduli o delle combinazioni leggermente più forti delle altre, ma ancora prima dei moduli contano le abilità del proprio personaggio. Se non sei praticamente a pari livello con il tuo avversario, parti svantaggiato e rischi solo di prenderti delle pizze in faccia se non hai una nave fatta apposta per contrastare quella del tuo nemico. In ogni caso, la mancanza di abilità o il possedere moduli o combinazioni di moduli leggermente più forti delle altre non è di fondamentale importanza nelle flotte più grandi. Nelle vere e proprie flotte da più di 20 persone, e in alcune volte si è addirittura arrivato al migliaio,
tanto più il gioco di squadra è spinto, tanto più sarà forte tale flotta. Vi basta sapere che, come in qualunque gioco di ruolo, ci sono i guaritori, che in IVA si chiamano logistici, e sono in grado di riparare l'armatura o di rigenerare gli scudi delle navi con un'efficacia migliore dei moduli personali di una nave. Quindi una pratica molto comune, soprattutto nelle flotte, è quella di puntare ad avere alte resistenze e tanti punti ferita, in modo che siano i logistici a ripararti quando ti trovi in difficoltà, perché ti guariranno con un'efficacia migliore di quanto tu da solo potresti mai avere. Inoltre, volare in flotta per me è stata, ed è ancora adesso, un'esperienza unica. Entrare in warp assieme a decine di persone per un obiettivo o una destinazione comune, che va dal semplice cerchiamo rogna o attendere in un punto l'arrivo di una flotta nemica e vedere questa arrivarti a pochi chilometri di distanza sono esperienze ed emozioni uniche. Questi piccoli esempi che riguardano il solo combattimento vi danno un'idea della varietà e le possibilità offerte dalle navi di EVE Online sono veramente tantissime, garantendo non solo varianza nel gameplay o nelle flotte, ma permettendo quindi sempre l'esistenza di almeno una nave in grado di contrastare efficacemente un'altra nave. Queste sono le ragioni principali per cui i combattimenti in EVE Online sono estremamente complessi e molto spesso vengono sopravvalutati, dato che fondamentalmente non potete controllare direttamente i movimenti della vostra nave. Ovvero non potete inserire un joystick e volare con la vostra astronave come se fosse un aereo qualsiasi, e in realtà, grazie a Dio, non è così. A seconda della quantità di moduli da attivare, delle armi e dei droni, in molti casi avrete così tante cose da tenere sott'occhio che vi sembrerà di dover fare della microgestione anche della vostra nave. Molto spesso nei primi combattimenti è facile commettere degli errori, del tipo dimenticarsi di avere i droni o utilizzare la tipologia di missili sbagliata, ed esplodere di conseguenza come il lampo che siete. Tranquilli, perché anche se morirete malamente perché fanno esplodere la vostra capsula di salvataggio, o pod, ritornerete in un clone fresco al sicuro dentro una stazione. Una cosa non da poco è il fatto che, anche se non avete una connessione eccellente, le laggate non influenzeranno tantissimo le vostre performance in gioco. A meno che la vostra connessione non abbia dei problemi enormi e ripetuti nel tempo, se per esempio ogni tanto qualcuno in casa apre una pagina web, anche relativamente pesante, in un normale sparatutto durante un combattimento sareste morti. In EVE Online vedreste semplicemente la vostra nave cambiare leggermente di direzione, o magari addirittura tornare leggermente indietro, ma vi sarete comunque persi ben poco. Questo a mio avviso è un ottimo fattore, perché vuol dire che è altamente improbabile l'incazzatura dovuta al lag. O almeno questo vale per il mio caso. Tutto quanto appena raccontato riguarda il solo combattimento. In EVE Online esistono altri ruoli e possibilità diverse, quali esplorazione di siti di dati o di relitti, produzione di oggetti in gioco a partire da dei progetti, commercio tramite il mercato di gioco con i prezzi decisi dai giocatori, il trasporto di beni in navi industriali fatte apposta per il trasporto in massa di oggetti, estrazione di minerali dagli asteroidi, interazione planetaria, raccolta di risorse dalle lune e altro ancora. Tutte le possibilità che ho appena elencato hanno le proprie regole, meccaniche, trucchetti, profondità di gioco, ma soprattutto abilità da aumentare di livello per poter avere bonus e migliorare in quel settore. Tanto per dare l'idea, non solo il mercato è talmente tanto vasto che ci sono dei prezzi diversi a seconda delle zone in cui vi trovate, tanto che molto spesso in Nullsec anche gli oggetti più comuni costano un sacco, ma ci sono persone che si dedicano a comprare oggetti nelle zone in cui tutto ha un prezzo leggermente più basso, per poi rivenderlo nei sistemi più trafficati ad un prezzo più alto. Il tutto farcito con un grafico con andamento dei prezzi, la previsione del prezzo nei giorni a venire, la mediana giornaliera e la quantità venduta nell'arco della giornata.
La cosa interessante è che è anche possibile notare alcuni aumenti dei prezzi a volte inspiegabili, ma che in realtà hanno cause ben specifiche. Per esempio, in un sistema ad alta sicurezza era presente un pirata che attaccava i minatori con una fregata particolare, e siccome tutte le volte che attaccava qualcuno perdeva la propria nave a causa della polizia, allora i prezzi di quelle fregate sono schizzati alle stelle, perché non solo c'era carenza di quelle navi, ma era anche una sorta di ripicca contro quel pirata. Come potete immaginare, parlare di ogni singola possibilità renderebbe questo video troppo lungo, ma vi basta sapere che ognuna di queste possibilità ha le sue peculiarità, ma soprattutto la sua posizione ben definita o il suo ruolo all'interno di questa galassia. Per non parlare delle piccole o grandi emozioni che danno la prima volta che si fa qualcosa di molto particolare. Dai combattimenti casuali in piccole flotte, ai gate camp da evitare quando trasporti oggetti per un valore notevolmente superiore a quello della tua stessa nave che stai utilizzando, a delle vere e proprie battaglie fra due fazioni in guerra per il supporto orbitale da effettuare ai propri compagni su Dust, questo gioco regala delle emozioni uniche. E non l'ho spiegato, ma Dust 514 è uno sparatutto in prima persona in esclusiva su PlayStation 3 e collegato alla stessa galassia di EVE Online. Tornando alle interazioni fra giocatori, ogni giocatore appartiene ad una corporazione, l'equivalente di un clan, la quale può appartenere ad un'alleanza, ovvero un gruppo di corporazioni, e un'alleanza a sua volta può appartenere a una fazione, un insieme di alleanze. Le fazioni non sono riconosciute o registrate in gioco, ed è la ragione per cui sono in continua evoluzione, con guerre, patti, tradimenti, politica e affitto dei sistemi in nullsec manco ci trovassimo in una enorme assemblea condominiale, dove da un momento all'altro chiunque può davvero fare qualunque cosa sia nelle sue possibilità senza guardare in faccia a nessuno. Questo è abbastanza stereotipato e anche un po' esagerato, ma vi serve comunque per darvi un'idea. Vi basta comunque sapere che una delle più grosse alleanze che duravano da diversi anni in EVE Online è stata disintegrata dall'azione di un singolo direttore che ha voluto disertare nel modo più devastante possibile, ovvero distruggendola dall'interno in poche ore. Tenete conto che i sistemi nullsec contengono non solo le risorse più pregiate e preziose da estrarre, ma contengono anche i siti più rari, i quali a loro volta contengono i moduli più rari o i pezzi necessari per poter costruire le navi più avanzate e potenti. Avere il controllo su queste zone significa avere il controllo sull'estrazione di tali risorse e oggetti, ed equivale quindi ad avere un buon controllo sul mercato e poter decidere di conseguenza il prezzo. Quindi molto spesso si arrivano a situazioni di oligopolio o addirittura monopolio. Un'ultima cosa che mi piacerebbe far notare è che le guerre fra alleanze e corporazioni costano non solo perché si utilizzano delle munizioni e si perdono delle navi, ma costano anche se si vuole mantenere la possibilità di poter attaccare i propri nemici nelle zone ad alta sicurezza per evitare che la polizia Concord intervenga. Insomma, per poter combattere i tuoi nemici sempre e ovunque devi pure corrompere la polizia. La particolarità di EVE è che complessivamente il gioco ti permette di essere infame. Se nelle zone ad alta sicurezza si è relativamente al sicuro, a meno che voi non dipingete un bersaglio sulla vostra nave o se qualcuno scopre che stai trasportando degli oggetti dal valore di diverse centinaia se non migliaia di dollari reali, nei sistemi a bassa sicurezza in nullsec i combattimenti fra giocatori sono all'ordine del giorno e possono essere fatti anche all'insaputa della vittima. Per esempio, scansionando il sito in cui il pilota in questione stava svolgendo tranquillamente una missione o stava hackerando i container contenuti in un sito di esplorazione, e andare ad accopparlo per il semplice gusto di farlo o per la semplice ragione che tu puoi farlo e lui non può difendersi. E anche tu, se stai lontano da uno Stargate nelle zone a bassa sicurezza dentro una capsula di salvataggio, stai pregando in ginocchio che io uccida il tuo clone. In tutto questo faccio però notare che EVE è sì un gioco difficile e a tratti estremamente infame e anche frustrante, ma non è vero che non ti protegge da certa gentaglia, semplicemente dà per scontato che tu sappia come muoverti all'interno del gioco.
Esistono degli strumenti per evitare le imboscate o per vedere subito se qualcuno sta cercando di capire dove ti trovi all'interno del sistema solare, quindi state a conoscerli e utilizzarli al meglio per evitare di essere brutalmente sodomizzato. Sì, combat scanner. Richiama i droni e scappa anche tu. Oppure, se volete tentare la fortuna, potreste andare in giro con una nave equipaggiata per il combattimento nonostante voi stiate facendo tutt'altro, nel qual caso voi sareste delle esche. Pensavi di avere una perla facile perché stavo creando questo sito, eh? Povero stolto. Un'ultima cosa è la community. Nonostante molti di questi pirati gioiscano nel fare PvP anche contro i nuovi arrivati, moltissime altre persone sono ben disposte a spiegare o aiutare i nuovi arrivati in INV, in alcuni casi anche economicamente parlando. Se per i nuovi giocatori 1 milione di ISK sembra una marea di soldi, per i giocatori più esperti sono 4 spiccioli, in quanto sono in grado di recuperarli velocemente anche in meno di 10 minuti se sanno dove e come andare a recuperarli, e il PvE e le missioni da parte degli NPC saranno la vostra fonte primaria di introiti agli inizi del gioco. Infine, per me che sono abituato a degli sparatutto, l'età media dei giocatori di EVE supera decisamente la maggiore età e mi sono compiaciuto molto nel trovare una community matura e molto spesso pronta a battute o scherzi, o a delle trollate. Si conclude così questa recensione su EVE Online. Fatemi sapere se questa recensione vi è piaciuta o meno, mettete mi piace o non mi piace di conseguenza, e se volete provare EVE Online controllate il link in descrizione o contattatemi se non lo trovate per avere una versione di prova gratuita da 30 giorni. Detto questo, grazie per la visione e ci si becca alla prossima, Nabboni!